Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa versione di Gesù sulla croce. Spero che vi piaccia. Io ho realizzato questo Gesù semplicemente posizionato su un cartoncino, ma potete utilizzare anche una base di legno, una croce di legno, oppure potete andare a rivestire il cartoncino sempre con il filato, riempiendolo con i vari giri fino a riempire tutta la parte. Potete fare delle maglie basse, poi andate a lavorare circolari fino a completare tutta la striscia, poi andate a fare l'altra striscia orizzontale e le andate a incollare insieme, oppure potete fare così come ho fatto io, semplicemente posizionando sul cartoncino. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare Gesù sulla croce avviamo per la testa e il corpo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia in aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 5 giri. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 24 maglie basse. Andiamo ora a riempire bene anche la parte del collo, tutto il corpo, e dobbiamo dividere questa parte qui in due in modo da realizzare le gambe. Sono 24 maglie, andiamo a fare la lavorazione prima delle 24 maglie chiuse ad anello da questa parte e poi successivamente andremo a lavorare l'altra maglia. Quindi vado a proseguire il giro fino a contare 12 maglie per questo lato, chiudo ad anello e poi proseguo su queste 12 maglie. Andiamo in questo modo qua, lavoriamo le nostre 12 maglie. Partendo da qui mettiamo il nostro marcapunti. Ho lavorato dal marcapunti le 12 maglie, ora vado con una maglia bassissima a chiudermi nella maglia precedente a quelle lavorate. Qui facciamo una maglia bassissima in modo da chiudere la gamba. Fatto questo, ora dobbiamo andare a lavorare le 12 maglie facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro saranno 10 maglie basse. Lavoriamo per altri 10 giri 10 maglie basse. Ora riempiamo bene la gamba con l'ovatta sintetica e poi proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. E ora possiamo staccare il filo. Andiamo a chiudere definitivamente così e diamo bene la forma al piede. Poi con acqua e filo andremo a piegare meglio. Entriamo poi da quest'altro lato e andiamo a fare l'altra gamba. Lavoriamo prima le 12 maglie, facciamo un altro giro di 12 maglie, poi lavoriamo 10 maglie e le lavoriamo per altri 10 giri. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere come abbiamo fatto esattamente da quest'altra gamba. Per le braccia abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello, facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie. Lavoriamo alle 8 maglie per altri 9 giri e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e stacchiamo il filo. Per il lenzuolo abbiamo una catenella di 40 catenelle e andiamo a lavorare le 40 maglie basse nelle 40 catenelle. Io vado a fare in totale 8 giri, però ogni 2 giri vado a lavorare in costa dietro, quindi ho fatto i miei primi 2 giri, ora vado a lavorare in costa dietro prendendo la maglia in questo modo, ma potete farla come più vi piace, potete fare anche tutti i giri lavorati in costa, oppure come me ogni 2 giri andate a lavorare le 40 maglie in costa dietro. In totale io vado a fare 8 giri, potete farne quante ne volete, di meno, di più, in base a come volete che sia la fascia da mettere a Gesù sui fianchi.
Possiamo ora staccare il filo e lo andiamo a cucire in questo modo. Andiamo a avvolgerlo così e poi questa parte qui la andremo a posizionare così. Poi decidete voi come volete andare a fermarla. Per la barba realizziamo una catenella di 19 maglie e lavoriamo 5 maglie basse, quindi facciamo una catenella per girare e lavoriamo 5 maglie basse nelle prime 5. Poi lavoriamo 4 mezze maglie nelle prossime 4. E poi lavoriamo 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi nella stessa maglia ho lavorato le 3 maglie alte. Ora vado a fare 4 mezze maglie e poi 5 maglie basse e possiamo poi staccare il filo. Questa sarà la barba. E le 4 e le 5 maglie basse in finale. 1 2 3 4 e 5 e poi stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo e questa sarà la barba. Per i capelli andiamo a fare tante catenelle in modo da riempire tutta la testa. Per i capelli vado a fare 36 catenelle, poi vado a fare 36 maglie basse nelle 36 catenelle e vado a ripetere queste maglie per altre 6 o 8 in base a come volete riempire la testa. Quindi vado a fare semplicemente delle catenelle e delle maglie basse e poi le vado ad unire in modo da formare così i capelli. Volendo potete utilizzare anche del filato di lana, andate a avvolgere intorno alle dita e poi fermate sulla testa di Gesù, come preferite. Quindi se volete utilizzare le catenelle dovete fare così le 36 catenelle, poi andate a fare le maglie basse, staccate il filo e andate a fare 5 o 6 in modo da riempire tutta la testa di Gesù. Oppure possiamo prendere del filato, avvolgerlo intorno alle dita e andiamo a fare semplicemente i capelli con la lana. Ho avvolto della lana intorno alle dita, ho fatto 20 giri, ora vado a tagliare questa parte qui di sotto e vado a cucire questa parte superiore in modo da realizzare così i capelli di Gesù. E così come ho detto ho fermato la parte centrale e vado a cucirla al centro qui della testa. Vado a posizionare anche la barba in questo modo e fermo il tutto con ago e filo. Con lo stesso filato andiamo a realizzare i baffi, entriamo qui verso il centro e andiamo a realizzare i baffi. Ripassiamo un po' di volte in modo da farli notare un po' di più e riempirli un po'. Andiamo a riempire con lo stesso filo passando un po' di volte. Con ago e filo fermiamo anche i capelli e poi andiamo a tagliare un po' a misura come vogliamo l'altezza che decidiamo di tagliare. Con lo stesso filato andiamo a realizzare gli occhi, li andrò a fare chiusi e vado a passare il filo in questo modo un po' di volte, vado dall'altra parte e faccio la stessa cosa e andiamo a riempire anche il naso allo stesso modo sopra i baffi. Quindi facciamo così, passiamo un po' di volte il filo in modo da
riempire gli occhi e il naso. Vado sui baffi e vado a fare la stessa cosa. E poi possiamo staccare. Alla base sotto, intorno agli occhi, vado a passare un po' di filo nero in modo da realizzare così le ciglia, e poi andiamo a fare anche le sopracciglia. Andiamo a ricamare anche le sopracciglia, così facciamo un po' in discesa da una parte e anche dall'altra. Ora andiamo a cucire le braccia lateralmente, le mettiamo in questo modo qui e andiamo a cucire bene tutto intorno al braccio, che poi andremo a fissarlo alla croce. Con ago e filo andiamo a bloccare bene le braccia tutte bene intorno, prendiamo maglia per maglia sia la base del corpo che la base del braccio e la andiamo a cucire. Ho fermato prima con gli spilli e vado a cucire. Con ago e filo poi andiamo a modellare un po' i piedi di Gesù e andiamo un pochino a spingere in questo modo qui, cercando di realizzare la punta al piede. Se non riuscite andate semplicemente a bloccare il filo. Fatto questo andiamo a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Andiamo poi a sovrapporre i due piedi in questo modo e blocchiamo prima con questo filo, poi possiamo fare anche il chiodo con il filato marrone. Andiamo a fare un semplice puntino con il filo marrone. Ora prendiamo il lenzuolo che abbiamo realizzato e lo dobbiamo andare ad avvolgere intorno. Posizioniamo in questo modo, facciamo scendere questa parte qui sul davanti e poi andiamo a sollevare questa parte qui di quest'altro lato, la andiamo un po' a rigirare così e poi la posizioniamo così e andiamo a cucire le due parti in modo da bloccarle sul corpo. Per realizzare la corona di spine possiamo avvolgere un po' di filo intorno alle dita in questo modo qua e poi lo andiamo un po' ad arrotolare, cercare di fare un po' la corona così tra le dita. Fermiamo il filo che poi andremo a cucire sulla testa. O volendo potete anche prendere dei ramoscelli e andare a posizionarli sulla testa. Con un po' di fard o con un po' di ombretto o utilizzando un colore a spirito, ciò che più credete opportuno, andiamo a fare sia la ferita sul costato che sulle ginocchia che sui piedi. Dopo aver fatto anche i nostri segni qui, come vi ho detto, possiamo sistemare Gesù o su una croce fatta di legno. Volendo questa croce la potete rivestire anche con il filato, andate a fare delle maglie basse fino a completare e rivestire tutta la parte, oppure potete utilizzare dei bastoncini di legno, unirli con la colla a caldo qui al centro e fate così la vostra croce, oppure utilizzate una croce, se avete una croce delle dimensioni giuste potete utilizzare direttamente la vostra croce. Io andrò a sistemare il mio Gesù su questo cartone che ho ritagliato in questo modo, vado a fermare con la colla a caldo e poi vado a posizionare Gesù sulla croce.
Con un po' di filo marrone vado a realizzare i chiodi sia sulle mani che sui piedi, passerò semplicemente così e vado a creare il chiodo. Stessa cosa sull'altra mano e sui piedi. E possiamo poi andare ad incollare Gesù dopo aver incollato prima la croce alla croce. Mettiamo un po' di colla a caldo sulle braccia e un pochino sotto i piedini. Volendo sopra potete mettere un gancio, così lo potete appendere, oppure lo potete posizionare su una base. Io sono andata ad applicare la croce su una base di legno, in questo modo qua, ho incollato con la colla a caldo, ma potete anche mettere semplicemente un gancio sopra e andare ad appenderlo come preferite. E questa è la mia versione di Gesù sulla croce. Ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta, spero che vi piaccia. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio ed è bellissimo tenerlo, possiamo mettere magari un gancio ed appenderlo dalla nostra casa o tenerlo magari su una base fatta anche di cartoncino oppure una base che ne so di legno e applicarlo sopra. Spero che l'idea vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. E lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto. Grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.